Spesso si trova durante la propria strada di musicisti a incontrare delle situazioni dove non abbiamo una sezione ritmica. Per sezione ritmica intendiamo in genere bassisti e batteristi. E visto che comunque in genere siamo abituati ad accompagnare con un approccio strumming nelle nostre chitarre acustiche, quindi un approccio di questo tipo, visto che comunque il discorso di sottofondo, di groove, di cassa e rullante o accenti che simulino questo trasporto ce lo fanno il batterista e il bassista, ci troviamo in una situazione di vuoto, cioè magari suoniamo dal vivo con un cantante oppure ci troviamo a suonare dal vivo dovendo suonare la chitarra e cantare. Lì cominciano i problemi, perché sicuramente non riusciamo più a far camminare il pezzo come se avessimo un bassista o un batterista. Quindi come possiamo risolvere il problema? Principalmente andiamo noi a simulare quello che è il lavoro dei nostri amici ritmici. In che modo? Allora, per esempio, se noi prendiamo una sequenza molto semplice, tipo Sol sus seconda, Re sus seconda con basso fa diesis e Mi minore settima, se noi andiamo a suonare lo strumming avremo il risultato che abbiamo sentito poco fa, cioè invece andiamo a simulare una cassa e un rullante. La cassa la possiamo accoppiare anche con in genere le toniche che ci sono nel basso sopra alla cassa, dove danno l'1 e il 3 del pezzo, quindi possiamo anche simularla in questo modo direttamente. E il rullante, che sono gli accenti forti sul 2 e sul 4, li andiamo a simulare percuotendo le nostre corde in questo modo. Andando a unire le due strutture avremo cassa, rullante, cassa, rullante, cassa, rullante. E quindi utilizzando gli accordi che abbiamo appena detto avremo una situazione del genere. Chiaramente possiamo andare a cambiare il numero di colpi della cassa o gli appoggi del rullante a seconda di che tipo di intenzione gli vogliamo dare, e dobbiamo andare anche a decidere se vogliamo far sì che la cassa venga rappresentata da una singola nota o da tutto l'accordo, visto che comunque noi abbiamo la possibilità di avere altre note per costituire tutto un ambiente armonico. Quindi noi potremmo suonare sull'1, quindi sul primo accento della cassa, potremmo suonare sia il basso, Sol, che le altre tre note che compongono l'accordo, che sono Re a vuoto, La e Re al cantino. Quindi faremo in questo modo. Questo è il nostro 1, questo è il nostro rullante, il 2, questo è il nostro 3, questo è il nostro 4, questo è il nostro 1, questo è il nostro 2. Andando a fondere tutta questa situazione avremo solo gli 1, appoggiamo anche il rullante, a questo punto possiamo cambiare il numero di interventi ritmici della cassa e del rullante, avendo dei risultati differenti sul quale possiamo lavorare, ma comunque la base è sempre la stessa, cioè l'accordo o la singola nota che fa riconoscere la cassa e l'appoggio del rullante. Potremmo avere una situazione un po' più articolata, che è più arricchita da questa situazione ritmica, nella quale possiamo andare a cambiare gli accenti oppure aggiungere altre strutture. In questo modo abbiamo una variante che ci può permettere di arricchire di più il pezzo. Ad esempio, in realtà abbiamo tenuto il rullante sempre uguale, abbiamo cambiato la cassa e gli appoggi, quindi viene, prima del rullante abbiamo fatto un piccolo appoggio in questo modo, e questa cosa tende a far camminare il pezzo molto di più. Quindi abbiamo
invece di avere cassa e rullante, abbiamo cassa, un piccolo appoggio e poi il rullante, quindi viene. Quindi praticamente è soltanto un piccolo esempio di dove si può arrivare. Chiaramente si possono creare delle strutture anche molto più articolate, visto che comunque il principio è sempre lo stesso. Abbiamo questo rullante sul 2 e la cassa sull'1. Quindi è soltanto compito della nostra voglia di sperimentare e di immaginazione, lavorando principalmente sui due punti base, la cassa e il rullante. Tutto il resto viene anche in un secondo momento.